Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere come sarà questo mese di maggio 2025. Partiremo dall'approfondimento dell'oracolo su quale strada migliore da seguire in questo mese affinché tu possa realizzare i tuoi talenti, le tue capacità e per supportare il tuo percorso spirituale che si incarna nella materia producendo i suoi frutti. Ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo dall'oracolo e poi ci andiamo a fare la stessa croce a livello generale e poi andiamo a vedere l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale per te della buona riuscita. Allora, pesci, vediamo qual è lo scopo della tua anima in questo mese affinché tu possa realizzare i tuoi più grandi obiettivi. Pesci. Vediamo. Allora, vediamo. Lo spirito animale accipicchia. Selvaggi e autentici, diamantini, selvaggi e autentici. C'è la natura selvaggia che vuole uscire fuori, Primo chakra, ragazze mie, primo chakra, ricordatevi Kundalini Mudra. Primo chakra, io so di non sapere, è il must del primo chakra. Non avere paura del caos, dell'imprevisto, lo spirito della selvatichezza, della donna selvaggia, dell'uomo selvaggio, l'istinto che quando si risveglia questo istinto, appunto viene chiamato dal grande maestro Sri Aurobindo istinto risvegliato. Devi seguire la selvatichezza questo mese. Selvaggio. Allora, vediamo un po'. Ti leggo la prima parte di questa carta e alla fine ti leggo il rituale della buona riuscita per andare incontro allo spirito animale. 39. La tua anima vuole che tu segui la tua selvatichezza. Allora, eccolo qua. Risiedo nel secondo chakra. Io ti ho detto il primo chakra per quanto riguarda non aver paura delle tue emozioni. Ok. Risiedo nel secondo chakra, nell'area degli organi genitali e nel plesso pelvico. Mi identifico con l'energia sessuale e con il cosmo delle meravigliose emozioni del tuo bambino interiore. Le emozioni che hai vissuto da bambino, infatti, non sono andate perdute. Sono registrate qui, nell'area del secondo chakra. Mi identifico con la pulsione sessuale e con la pura Kundalini, l'energia divina che risiede nel corpo umano. Nel secondo chakra vi è tutto ciò. Quando unite i vostri vortici energetici a questo livello, sentite che scambiate emozioni e istinti profondi. La vera unione sessuale è l'unione della Parasakti, la Kundalini, con l'Atman, il sé. Le altre sono solo rapporti carnali con donne. Come diceva il Kula Mavatantra. L'unione erotica è uno straordinario momento in cui è possibile superare la gabbia dell'io, per porre il centro della propria consapevolezza oltre se stessi. È una palestra per vivere in modo più vasto qualsiasi sfera della vita, perché la mente apprende, ricorda e riproduce ciò che avviene nell'atto sessuale facilmente e con molta intensità. Il responso di questa carta. Devi potenziare la tua energia, la tua sfera erotica che è sia sessualità, sia creatività, sia erotismo, sia esperienza estetica, sia piacere, dolcezza, innamoramento e anima selvaggia. Dovete sviluppare l'erotismo. E dopo ti darò il rituale della formula psichica. Ricordate di nuovo che per risvegliare Kundalini vi consiglio, ragazzi miei ragazzi, il Kundalini Mudra, che lo trovate nel mio video Kundalini, alla sezione di yoga sciamanico, va bene? Quindi quello che in questo mese adesso leggeranno i tarocchi, per te è funzionale a produrre energia erotica, che sia sessualità, ma è anche creatività, perché è l'energia erotica che crea tutti gli eventi che vivi. È l'unione erotica tra umano e divino che crea le immagini che vivi quotidianamente. Quindi è l'anima selvaggia. Ok. Allora, dopo ti leggerò il rituale della buona riuscita, come ti stavo dicendo prima, e adesso andiamo a vedere i tarocchi cosa ci raccontano rispetto a questo adempimento che
sei chiamata o sei chiamato a fare. Allora, cosa accade in questo mese? Pesci, maggio 2025. Quindi creatività, devi sviluppare creatività attraverso l'unione erotica con il divino. L'unione erotica con il divino significa accogliere le proprie emozioni, le emozioni sono dei, qualsiasi emozione sia, allearsi alle emozioni significa allearsi e procreare nell'unione erotica con il divino. Ok, erotismo e creatività, creazione. Cosa accade in questo mese? Pesci, maggio 2025. Facciamo un bel taglio. E sì, 7 di denari e 10 di bastoni. Mi stanno parlando di un'attesa estenuante. Qua stai aspettando delle cose, un'attesa estenuante che ti sta scaricando di energia. Ecco perché lo spirito animale, la selvatichezza che deve emergere. Qua c'è un'attesa che ti sta sfiancando o una situazione di attesa che può essere pesante. Stai aspettando dei frutti o nel lavoro o nelle relazioni e questa attesa può sfiancarti. Quindi come emergere a tutto questo? Questo sfiancamento è quando ti senti stanca o stanco per qualcosa che non stai facendo che ti piace. È il piacere quello su cui devi puntare l'attenzione in questo mese e lasciare fare al divino tutto ciò che accade, non pensare alle aspettative che hai su quello che stai facendo, ma concentrati solo sul piacere di fare quella cosa, questo non ti sfianca. Ok, allora andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano. Questo è il taglio, l'energia generale, no? Energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 10 di bastoni, re di bastoni, regina di coppe. Ah, ho capito, il mondo. Qua stiamo parlando di una persona con la quale c'è molta stanchezza, una persona verso la quale stai avendo molta pazienza o puoi avere molta pazienza e questa cosa ti stanca. O c'è una stanchezza relativa a questa persona per una distanza o per situazioni inerenti all'amore o alla condivisione. Vediamo un po'. L'amore lo vediamo dopo, lo vediamo dove si concentrano, ok? Allora, energia attuale, pesci. E infatti qua ci sei tu con la papessa. Ti vedo molto introspettiva o introspettivo, lavorando con la legge spirituale, lavorando con lo yoga sciamanico o semplicemente essendo introversa o introverso rispetto al mondo, cercando di vagliare ciò che pensi alla luce dell'intuizione piuttosto che della mente. La papessa mi parla anche di decisioni conformi alla propria intuizione piuttosto che alla mente. Vediamo il positivo. Al positivo abbiamo una resurrezione con il giudizio. Abbiamo rinascita e resurrezione su cose su cui stavi meditando. Ok, vediamo il blocco. L'asso di denari può essere un'opportunità, qua sta il blocco, o scarti un'opportunità di lavoro o di persona, prendendo questa decisione perché ti svegli, arriva un'intuizione, oppure è il lavoro al blocco, il lavoro. Adesso ci mettiamo le carte dello sciamano su entrambi positivo e negativo, perché poi quando diciamo negativo non è male, ma è la spinta karmica che ti fa andare poi verso questa resurrezione. Ci sono delle decisioni che devono essere prese e che stavano aspettando di essere prese. Verranno prese in questo mese, scartando altre situazioni o rispetto a situazioni che sono in fermento dentro di te. Vediamo un po'. Una carta sul giudizio e una carta sull'asso di denari. Una carta sul giudizio, carta positiva, una carta sull'asso di denari. Queste ce le leggiamo a fine lettura e proseguiamo. Allora, passato, 9 di denari e la forza. Vedo che hai messo molto impegno, determinazione e forza nel realizzare degli obiettivi lavorativi importanti e molte di voi ci sono riuscite. Oppure hai messo impegno e forza nel realizzare il tuo miglior stato psicofisico.
hai recuperato te stessa, alcune di voi sono state un po' male a livello psicofisico, hanno recuperato, hanno messo sforzo, impegno per recuperare te stessa, il tuo valore spirituale e fisico. Vedo che avete dato tanto per quanto riguarda la realizzazione di alcuni obiettivi e alcune di voi ce l'hanno fatta o rispetto a quello che volevate. O state vagliando la possibilità di fare delle scelte diverse in ambito lavorativo. Adesso andiamo a vedere. Vediamo cosa succede qua, quindi pesci maggio 2025. Qua ci sei di nuovo tu con l'appeso. 2 di bastoni. Devi prendere una decisione tra 2 opzioni qua a livello lavorativo, oppure stai vagliando che decisione prendere. C'è un po' di attesa, mi dicono. Wow, l'asso di coppia, un altro asso. Che cosa viene dopo l'asso di coppe? Il 2 di denari e l'imperatore. Mi parlano di più cose, adesso ti dico. Allora, questo è il mese in cui c'è una rinascita per te sia a livello emozionale che a livello di stabilità. Questa rinascita ha a che fare con una decisione che prenderai dopo averci meditato su. Questa decisione che prenderai dopo averci meditato su non è una decisione uguale a quella che avresti preso nel passato. È una decisione completamente diversa. Questa decisione ti aprirà alle intuizioni psichiche, a dei poteri che ti permetteranno di stabilire un certo ordine nella tua vita, una certa costruzione. Magari può essere che scarti un'opzione di lavoro che non ti dà gioia emozionale, ma qua ne prendi un'altra, seppur incerta, che ti dà maggiore stabilità e ti vedrà molto occupata o occupato sul profilo lavorativo, ma occupata dove non senti più la stanchezza. Ma piuttosto è qualcosa che ti motiva a livello emozionale, che ti dà la possibilità di dare maggiore stabilità anche alla tua vita. Cioè non scegli dove mi danno di più, questo è il senso, ma dove sto meglio. Questo è il senso. Ora, alcuni di voi stanno meditando su una scelta amorosa da fare qua. Probabilmente o ci può essere una persona con la quale c'è silenzio, oppure entra una persona, l'amore lo vediamo dopo. Io qua vedo lo scarto di una opzione. E qua invece l'asso di denari, l'asso di coppe con una persona con la quale si ritorna ad avere stabilità, equilibrio tra le parti e maggiore stabilità, una rinascita dell'amore in questo senso. Però ripeto, l'amore lo vediamo dopo, quello su cui si concentrano principalmente è quello che ti ho detto adesso. Delle decisioni che non avresti mai preso in passato, le prendi adesso perché cambi prospettiva di alcune cose. Questa decisione ti porterà sul piano pratico maggiore stabilità. Non scelgo dove mi danno di più, scelgo dove sto meglio. Questo è il senso. Vediamo cosa ci dicono gli sciamani. A positivo, l'acqua, bellissimo. L'acqua mi parla di emozioni, c'è uno sblocco emozionale per te in questo mese. E al positivo mi parla anche di una relazione d'amore, ma anche tutte le relazioni con le quali tu ti lascerai fluire, senza essere troppo in silenzio, troppo rigida o troppo rigido, situazioni emozionali che si sbloccano, rinascendo a nuova vita. Vediamo la carta in negativo. La freccia che mi parla un po' come l'asso di spade, di decisioni da prendere. È come se le decisioni da prendere fossero al blocco. Tu infatti a fine mese o già da metà mese mi prendi una decisione che è conforme al tuo stato emozionale, alla tua abilità psichica, a quello che veramente vuoi, sia sul profilo pratico e lavorativo che sul profilo anche quotidiano, sia sul profilo emozionale. Può anche essere la scelta di una persona nei tuoi confronti con la quale la situazione era bloccata, era ferma, che poi alla fine non poteva darti concretezza e alla fine viene nei tuoi confronti rinascendo nuova vita in questi termini. Mi spiego? Vediamo cosa mi dicono i miei tarocchi. Mi parla di scelte. Vediamo la papessa al centro. Energia attuale con la papessa, pesci. L'asso di bastoni, qua io vedo un'opportunità che arriva, sulla quale ci mediti, il giudizio al positivo,
9 di denari. E ti ho detto che qua arriva una chiamata di lavoro, qualcosa sulla quale stavi meditando o stavi aspettando una telefonata per un concorso o qualcosa, è al tuo positivo. Questo genera una rinascita dal punto di vista pratico, pragmatico e lavorativo. C'è una rinascita del tuo stato, del tuo benessere psicofisico. Stai aspettando questa opportunità, c'è silenzio con questa opportunità a livello pratico. Eccola qua che ce l'hai, rilasciando anche, e le emozioni tornano a fluire. Asso di denari al blocco, il 6 di spade. Alcuni di voi hanno scartato, scarteranno un'opportunità di lavoro, si sono allontanate da un'opportunità, oppure c'è una situazione di distanza per lavoro che poteva essere un po' deficitaria, dovevi prendere una decisione per quanto riguarda un lavoro che poteva essere fuori da dove abiti tu. Qua mi parlano di un mancato avanzamento nell'ambito lavorativo come lo vuoi tu ancora, però poi c'è. Vediamo la forza e il 9 di denari. La forza, il mago, il 9 di denari, il 9 di coppe. Molti di voi hanno raggiunto già degli stati di benessere economico, lavorativo qua, nel recente passato. Alcuni di voi hanno dato maggiore carico all'azienda, a un negozio. Vedo che c'era già qua il lavoro, però è come se a un certo punto qualcosa stavi aspettando in più. Oppure stavi mettendo sforzo e impegno nella realizzazione del tuo benessere psicofisico affinché poi potesse arrivare dall'esterno il giusto riconoscimento nella manifestazione del lavoro che volevi tu. Ok. Questo appeso, l'appeso, l'asso di denari, vedi di nuovo l'asso di denari, devi prendere una decisione in base a un lavoro qua. 2 di bastoni, 5 di bastoni, prendere una decisione anche rispetto a come gestire l'intorno, il tuo intorno lavorativo o il tuo intorno. Mi stanno parlando di più cose insieme qua, anche sulla sfera emozionale. Però io ti ribadisco, siccome qua c'è il cavaliere di coppe di nuovo, vedi? 10 di spade, sia sulla sfera emozionale che sulla sfera lavorativa. Diciamo che qua il punto qual è? È la tua rinascita psicofisica, prendere decisioni in conformità del fatto di ciò che ti piace fare, di ciò che vuoi veramente fare, fa sbloccare l'energia. Questo farai, e risolvendo anche delle questioni con il tuo intorno, anche con qualcuno, prendendo decisioni che hanno a che fare con la tua vera volontà, che magari ha a che fare con un cambio radicale di prospettiva che prenderai. Farai decisioni che non hai preso prima, questo è il senso. Vediamo l'asso di coppe. 3 di denari. Qua nell'ambito lavorativo io vedo una cosa che ti motiva a livello emozionale e ci sono anche collaborazioni con altre persone che ti spingono ad essere contenta o contento. Anche una progettualità con qualcuno sul piano amoroso, che mi parlano di più cose. 2 di denari, il cavaliere di denari, mi dicono, ti vedo molto occupata sul piano lavorativo, molto occupata, l'imperatore, o molto occupato, 9 di bastoni, perseverando nella tua stabilità. Allora, qua i frutti di questo lavoro li vedrai più in là, i frutti del tuo lavoro, però ciò che contraddistingue questa stesa è la passione che ti anima senza tener conto del quando poi arrivano i frutti come li vorresti tu. La passione che ti anima è proprio questo, dandoti quella stabilità che cercavi. Ok? Ok, quindi ragazzi miei ragazzi, questo è quanto per quanto riguarda la parte generale, adesso passiamo all'amore. Allora, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, vediamo un po', prima di tutto con queste. L'amore per te pesci, maggio 2025. Mettiamone una, poi mettiamo due. E partiamo da queste. Allora,
Wow, 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 regina di Saba, sei di una potenza e certi poteri psichici incredibili, sei ammirata, ammirato, sei seguita, seguito, un grande potere la regina di Saba, e hai in mano le scelte tue, sei tu a decidere in amore. C'è molta alchimia con qualcuno, ci sarà molta alchimia, una forte attrazione magnetica tra di voi. Sei tu a decidere, questa persona ti vede come un maestro, una maestra, una magnetica o magnetico, eh? Ok. Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci a maggio 2025 in amore? Mettiamo prima la tua fila energetica. Due di spade, decisioni di nuovo, 4 di spade, c'è un po' di fermo qua in amore e qua ci sei tu rappeso. Vedo una situazione in stand-by nell'amore, vedo una situazione in stand-by, come se avessi voluto, ti stai prendendo del tempo per te, per meditare, per lavorare su te stessa, cercando di cambiare prospettiva sugli eventi, su come approcciare agli eventi. Vedo la relazione con l'altro e a livello fisico un po' fermo proprio qua, o sei in no contact con qualcuno, in pausa con qualcuno, vedo una situazione ferma. Ok, vedi 4 di denari, chiusura in te stessa o in te stesso. Ok, vediamo chi è che ti sta venendo incontro, visto che mi hanno messo alchimia, regina di Saba. Prima di prendere le decisioni, qua tu mediti bene, cambi prospettiva, ci sono altre cose per te magari importanti in questo momento. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese di maggio 2025. Il giudizio. Il 2 di bastoni. Una persona che ti osserva molto, sta pensando la chiamo, non la chiamo, la chiamo, non la chiamo, è il diavolo e chiama. Cioè, una persona che ha fortissima energia sensuale nei tuoi confronti, che può stare a distanza o può essere una persona che mossa da un impulso irrefrenabile nei tuoi confronti. Può essere una persona che già conosci perché c'è il giudizio, il diavolo che ha a che fare anche col passato, situazioni da risolvere. Qua c'è una persona che ha un istinto, una sensualità molto forte nei tuoi confronti, fortissima, quasi irresistibile. Questa è l'energia dell'altro fuori da te, ecco perché mi dicono alchimia, regina di Saba. Vediamo però nell'amore a livello generale cosa accade a te. Allora, cosa accade alla fine in amore per te a maggio 2025, pesci? Carro. Asso di spade, movimento e comunicazioni. Wow! L'imperatrice, pieno sviluppo in una relazione. Pieno sviluppo in una relazione. Comunicazioni, inizi forti che partono proprio da un asso di spade, cioè è una persona che arriva da te con le idee chiare, pronta a portarti lo sviluppo che meriti. È una stesa bomba. Infatti, regina di Saba, quasi tu a decidere. Può essere una persona che abita fuori, non dove sei tu. Qua vedo determinazione totale nell'andare incontro al pieno sviluppo con te. Ti vuole a tutti i costi, mi dicono. E ti sentirai anche onorata, cioè presa come devi essere presa, mi spiego, ho preso. Molto forte questa stesa. Qua c'è il mondo, mi parlano di una nuova tappa, ma non solo, del successo di questa nuova tappa e anche di una distanza connessa tra te e questa persona. Già me lo preannunciava il 2 di bastoni. Ok, wow. Vediamo un po' energia positiva per te in questo mese, in amore, energia positiva. La ruota della fortuna. La fortuna girerà dalla tua parte, un cambio del destino. Il destino ti porta inaspettatamente questa relazione. Inaspettatamente, la ruota del destino c'è il destino, che tu non lo sai, capito? Perché vedo tutto fermo, qui tu non lo sai. Magari viaggio per lavoro da parte di questa persona. Vediamo la carta negativa. La regina di denari, qua ci sei tu, secondo me, con le tue responsabilità o con la... Qua credo sia tu
Perché vedi gli amanti che devi fare una scelta, non sai se fidarti o meno, non sai se avere pazienza con questa persona, magari puoi aver perso la pazienza se è una persona che già conosci, magari ci sono delle tue responsabilità che giocano un po' a sfavore, però qua vedo una cosa grossa, c'è quasi una sorpresa, decidi tu qua, dicono, decidi tu. Per alcuni di voi, se la conoscete già, è come se aveste perso un po' la pazienza con questa persona, però il destino gioca a tuo favore, mi dice. Vediamo un po'. L'imperatrice. 9 di coppe. Io credo una cosa, allora, io credo una cosa, qua il sole, alcuni di voi la prenderanno come un'amicizia, perché state bene così come state, vi sentite amate o amati, osservati, pieni di vita, state sviluppando delle cose importanti sul profilo lavorativo, magari vi spostate per lavoro, incontrate questa persona, c'è la priorità delle tue cose, te la prendi con calma. Quindi è come se mi dicessero, le tue priorità hanno la priorità, qualsiasi priorità siano che riguardino il piano materiale e pratico della vita. Però il destino ti porta a questa persona, ok? Vediamo un po'. L'energia del diavolo nei tuoi confronti. 3 di denari. Questa persona vuole fare dei piani insieme, dei progetti insieme. E non molla, non molla, non molla. Credo che tu la possa... mi parla anche di questioni, magari lavori in un negozio, fai progetti con un altro negozio e questo è il capo del negozio, non lo so. C'è anche questa possibilità, Sì. Vediamo ancora l'energia del diavolo nei tuoi confronti. E re di bastoni, non ti molla e non ti molla, sforzo, impegno, genuinità anche, passione, cavaliere di bastoni. Vediamo su questa regina di denari per te. Paggio di bastoni. È come se lo vedessi più immatura di te questa persona probabilmente. 8 di spade, ti sentissi un po' bloccata. Forse un po' immatura questa persona? O la vedi troppo con un carattere un po' particolare dal tuo, meno serio? Però qua mi dicono tutt'altro, però è la tua percezione questa. Ancora regina di denari al blocco, la giustizia, è come se dovessi prendere una decisione rispetto a questa situazione, però ti possa costare. Per alcuni di voi siete impegnate voi, siete impegnate voi e quindi non accettate tanto l'invito nuovo di questa persona. Vediamo sulla ruota al positivo. Qua c'è una grande opportunità, l'asso di denari. È come se magari non avete perso un po' la pazienza perché non siete state trattate bene da questa persona o in un'altra relazione, magari per il comportamento un po' irruente, un po' infantile di qualcuno, e quindi avete un po' perso la pazienza su questo. Però io vedo che qua c'è l'opportunità, ok? Vediamo adesso con i miei potenti oracoli lui-lei, così magari vedo di chiarirvi i vostri dubbi. Questo re di bastoni con questo diavolo, con questa necessità di costruire, di fare dei piani. Qual è la vera energia di questa persona nei tuoi confronti? Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi potete trovare i miei oracoli sotto all'info box in descrizione. Vediamo qual è la vera energia di questa persona nei tuoi confronti. Ho sempre avuto paura dell'amore. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso, sono spacciato, mi sono innamorato. Quindi non te lo fa vedere subito magari che è innamorato, perché ha sempre avuto paura dell'amore. Infatti qua non ci sono coppe, no? C'è più pratica, pragmatismo, denari, fuoco, il diavolo. E quindi è come se dovessi andare oltre, se ti piace questa persona, oltre a la tua idea di quello che hai dell'amore di questa persona. Questa persona è spacciata e dice che si è innamorata di te con un tuo sorriso. Cos'altro? Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. E qua ci sta parlando di persone che magari puoi già conoscere, che hanno usato un comportamento un po' infantile, un po' irruento, voler avere ragione. E quindi se non pensar male di me, ti dice, se l'ho fatto c'è un motivo, ci sarà un motivo. Cos'altro? Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. E qua
ti dico anche un'altra cosa, c'è una persona che può essere impegnata e me lo dettavano già, però volevo che uscisse prima una di queste carte per dirtelo. Regina dei denari può essere una donna ufficiale, la giustizia è una persona che ha un impegno di questa natura, oppure puoi essere tu. Va bene? Qua c'è una situazione di triangolazione per alcune di voi. Però io ti dico una cosa, questo è il mese in cui io vedo un exploit per te, caro asso di spade e l'imperatrice col 9 di coppe, uno stare bene con te stessa, con te stesso, anche grazie a dei progetti che vanno avanti per te, di lavoro, di pratica nella vita, ti vedo realizzata da un punto di vista di sviluppo, ok? Ok, bene. Adesso, ragazze mie e ragazzi, ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese rispetto allo spirito animale, questa creatività che vuole uscire. Allora, 39. Allora, stavamo dicendo prima che devi potenziare la tua energia, la tua sfera erotica. Non a caso l'erotismo, c'è anche l'imperatrice, dice che già lo farai questa cosa. Che sia sessualità, creatività, erotismo, sia esperienza estetica, sia piacere, dolcezza, innamoramento, anima selvaggia. Il rituale. Leggendo le formule psichiche che seguono, respira profondamente più lentamente possibile. Rimani a contemplare ogni formula per il tempo di 3 respiri lenti e profondi. Ascolta le emozioni che ti dà, le sensazioni che ti procura con attenzione. Io non sono l'io, io sono il tocco, io sono l'ascolto, io sono la visione. Tu non sei il tu, sei il piacere. Tu sei il tocco, tu sei la visione. Io non sono l'io, sono il piacere. Io sono il vento che soffia, tu sei la terra che accoglie. Io sono il fuoco che brucia, tu sei l'acqua che disseta. Io sono la montagna, tu sei il mare. Insieme dilatiamo i corpi fino a disperderci nel vuoto dell'infinito e nel nostro amore ci ritroviamo. Infine, nell'arco di 10 respiri lenti e profondi, senti la presenza del tuo spirito animale al tuo fianco. Chiediti di che animale si tratta. Visualizzalo guardandolo negli occhi e sentendo tutta la sua energia. Wow, cioè, questo è erotismo puro. Ragazze mie e ragazzi, riscrivetevi la formula psichica, fate questi respiri e visualizzate l'animale che vi arriva dopo averla fatta. Quello è il tuo spirito animale. Guardalo negli occhi e senti tutta la sua energia. Quindi, ragazze mie e ragazzi, è una stesa bellissima con questo potente rituale per andare incontro a questa meravigliosa regina di Sabba, anche se sei uomo, sono i poteri psichici della regina di Sabba, e questa meravigliosa imperatrice, dove vedo già che svilupperai tutto questo, e lo spirito animale ti accompagnerà nell'essere, nell'unione erotica con il divino, procreando eventi, immagini della tua vita che sono all'altezza di questo spettacolo. Ok? Wow, detto questo, ragazze mie e ragazzi, vi auguro un mese straordinario, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!